stupisco come mai dopo migliaia di anni l'essere umano non abbia trovato una risposta vera e scientifica a che cavolo è la morte. Cos'è la morte? Non perché si muore, ma dopo che c'è, cosa non c'è? Ci sarò, non ci sarò, perché è importante. Siccome tutti dobbiamo morire, io credo che sarebbe stata, piuttosto che andare a cercare l'acqua su Marte, o le molecole di idrogeno nella galassia, che ne so, di Andromeda, forse era un pelino più importante capire che cos'è la morte, almeno mi preparo, so che cosa vivo, perché se il mio progetto della casa è un progetto fatto male, poi la casa mi crolla in testa, quindi a che è servito tutto il mio sforzo durante la vita se poi devo ritrovarmi di fronte a un fallimento? E queste risposte ci sono nella scienza dello spirito. Quindi, siccome è un tema estremamente complesso, che rompe completamente con l'andazzo del modo nostro di vivere, non è certo in una conferenza o in incontri così, bisogna studiare a casa perché la vastità del tema è gigantesca. Poi c'è un altro problema. La conoscenza è un cibo. Per l'umanità di oggi la conoscenza è un cibo indigesto. La conoscenza delle scienze spirituali è indigeribile. Perché? Perché il nostro cervello si forma in base agli stimoli di conoscenza che riceve. Perché il cervello è un organo plastico. Quindi a seconda del cibo che noi assumiamo durante la vita, il cervello crea le sue reti neurali. Quindi, siccome il cibo che ci dà la società a livello di cultura è pura spazzatura, anzi sono menzogne spudorate, noi non sappiamo ragionare e siamo imbevuti di una falsa credenza culturale, false credenze culturali. Quindi quando impatti con la conoscenza vera, il cervello non la riconosce, non la sa digerire. Bisogna dargli il tempo di formare nuove reti neurali. E quindi ci vuole fatica e studio. Lo dico sempre, ma repetita iuvant, cioè ripetere aiuta. Quindi informazioni ne trovate nel mio sito, poi nel mio sito c'è la sezione risorse gratuite. Da lì vi potete scaricare circa 20 libri, scusate, che sono tutti messaggi extraterrestri e divini. Altra fonte di conoscenza è il mio canale YouTube, ci sono centinaia, anzi forse migliaia di ore di conferenze, di interviste sui temi più variegati. Ho dato luogo a una nuova iniziativa che è un abbonamento che costa 70.000 euro l'anno. Ah, scusate, no, qualche zero in meno. Quasi gratis. È un abbonamento dove gli abbonati hanno accesso a contenuti che non posso pubblicare nel canale libero, è gratuito, quindi il gratis lo assolvo, ma come oggi siamo qui, un evento così costa comunque dei soldini. Quindi mi dà modo di pubblicare cose che non posso mettere sull'online libero, altre sì, e poi è una piazza un po' più privata dove posso interloquire più direttamente con gli abbonati, quindi c'è una rubrica mensile a domanda e risponde dove le persone mi scrivono e io rispondo ai loro quesiti personalmente, quindi una via più diretta che si aggiunge a quella degli eventi come questo. Lo trovate sulla home del sito, scrollate verso il basso, vedete, trovate il bottoncino abbonati, poi vi aprirà questa pagina, eccetera, eccetera. Se vogliamo rimanere in contatto, cioè nel senso se volete essere informati sugli eventi, sul sito c'è la sezione eventi, o potete scrivere alla mail della segreteria.
Poi c'è la pagina Facebook, Instagram e il mio canale Telegram, dove pubblico praticamente solamente gli eventi che vado facendo tutti, quelli in presenza, quelli online e così via. E poi c'è anche la newsletter, una al mese, non siamo degli spammatori seriali. Poi c'è un'altra possibilità, io ho sviluppato nel corso degli anni dei corsi di approfondimento su queste tematiche che sono vastissime e non potranno mai essere esaurite nell'arco di una conferenza. Li chiamiamo seminari. Ecco, potete accedere da qui alla pagina dei seminari, sono dei corsi che hanno un costo. Il costo, ovviamente i parametri sono tra i più variegati per le persone, ma per quello che è stato il lavoro che io ci ho messo per questi corsi sono quasi regalati. Vi assicuro che corsi di colleghi divulgatori dove non c'è manco l'ombra della quantità di informazione che trovate qui, costano tanto di più. Infatti le persone più abbienti nel senso che potevano permettersi i corsi con altri divulgatori, quando hanno saputo i costi che faccio pagare io, mi hanno detto tu sei pazzo. Noi paghiamo 200, 300, 400 euro per 3 ore dove viene detto forse 1/10 di quello che dici tu durante un'intera giornata. Non è che lo faccio per vantarmi, semplicemente spiego la realtà. Questa poi è la pagina che si apre dove trovate i seminari. Ve ne faccio vedere alcuni. Questo è uno studio che io ho fatto sulla gravissima violazione dei diritti umani che è stata l'imposizione del pass verde per poter lavorare col signor Mariolino, gran lestofante. La porta dell'inferno, gli oscuri segreti dell'elite, simbolismi e significati occulti sui diabolici piani per il dominio del mondo. Tutta sta gente è satanista e loro usano la Kabbalah, usano il numero, usano il simbolo e quando loro fanno delle cose spesso sono dei sacrifici. Il pass verde per i lavoratori è stato un sacrificio, un'offerta alla loro divinità di luce, cioè Lucifero, per avere potere perché l'elite sta andando in crisi. Lo disse anni fa il barone Rothschild, quello che è morto, ha detto stiamo entrando e stiamo navigando in acque sconosciute. Un altro seminario è questo, l'ultima guerra dell'Anticristo, dove spiego le radici e le questioni profonde, spirituali e profetiche della guerra tra NATO e Ucraina. Altri seminari sono il caso Amicizia, 9 puntate, la Terra cava, altra grande verità scientifica nascosta all'umanità. All'interno della Terra c'è un'altra Terra, quindi il pianeta è double face, con un Sole interno. È stata scoperta dagli scienziati tedeschi nel 1936 ed è stata tenuta nascosta. Si è cercato anche di invaderla, ci hanno provato anche gli americani, mandando portaerei sommergibili, idrovolanti e 5-6 mila militari nel 47, adesso non mi ricordo. Ho trovato, sono stati pubblicati online pochi anni fa, documenti della misteriosa sezione dell'SS Ahnenerbe che si occupava delle ricerche esoteriche e l'Ahnenerbe si occupò anche della terra cava. Fu l'Ahnenerbe andare in Tibet nel 1936 perché i nazisti scoprirono, grazie a un intrigo internazionale che coinvolse i sovietici, scoprirono che i lama tibetani avevano conoscenze e mappe sulla terra cava e sapevano come entrare. Quindi partì una spedizione e pochi anni fa sono uscite le mappe della terra cava con anche i punti d'ingresso
che erano state carte nautiche della Ahnenerbe, sono uscite in Russia. Geometria sacra, misteri della storia, che è legato al discorso karma e reincarnazione, il principe immortale e i misteri del Musinè, ufologia, misteri della luna, Red Ronnie l'altro giorno c'era Mazzucco. Ma allora, definiamo, perché Mazzucco, Massimo, che rispetto tantissimo, a parte un bravo ricercatore, è una persona veramente etica, lo ammiro per le sue qualità umane e morali, però lui sostiene che non siamo mai andati sulla Luna perché ha fatto una ricerca comunque che dimostra che molte cose diffuse dalla NASA sulla conquista lunare sono false. Ma io so la verità. Noi sulla Luna ci siamo andati, addirittura ci siamo andati 6 volte. Se uno vuol fare un falso, ne fai uno e chiudi lì. Non fai 6 falsi col rischio di essere scoperto. E quindi c'è un altro mistero. È solo che Massimo non è un esperto di extraterrestri, perché il quibus del problema è la presenza extraterrestre sulla Luna. Quindi analizzo in questi seminari tutte le verità che ci sono sulla Luna, comprese l'occultamento dei veri colori della Luna. La Luna non è grigia, la Luna è fatta degli stessi minerali che ci sono sulla Terra. Devo pubblicare una mia polemica con ChatGPT. Sì, che le ho chiesto, ma sulla Luna la Luna è grigia? Sì, certo, la Luna è grigia, ma io so che c'è questa... Beh sì, in effetti c'è anche quella, e poi c'è anche... Beh sì, alla fine la Luna è colorata come la Terra. L'ha ammesso, eh? Poi l'ho fatta spiccherare questa chiacchierata con ChatGPT, devo ancora pubblicarla. Le prove della presenza extraterrestre sul nostro satellite, poi l'ho messa nei seminari, ma in realtà questa è sul mio canale YouTube, quindi è liberamente accessibile. La conquista della Luna e l'implicazione extraterrestre, una realtà abilmente manipolata. E qui spiego, sono 4 ore di conferenza, quindi 4 ore e tanta roba. Spiego perché la NASA ha messo in giro la polpetta avvelenata che non siamo mai andati sulla Luna. E spiego anche perché hanno tolto i colori alla Luna. A tutt'oggi ci pubblicano le foto della Luna in bianco e nero. Tolgono il colore.